Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un padre che aveva 2 figli. Il figlio maggiore era intelligente e sensato e sapeva fare tutto bene. Il figlio minore, invece, non era molto sveglio e non riusciva a imparare o a capire molto. La gente lo vedeva e diceva: "Quel ragazzo darà qualche grattacapo a suo padre." Ogni volta che c'era del lavoro da fare, era sempre il figlio maggiore a doverlo svolgere. Ma se suo padre gli chiedeva di andare a prendere qualcosa di notte, specialmente se doveva attraversare il cimitero o qualche luogo spaventoso, lui rispondeva: "Oh no, padre, non ci andrò, mi fa venire i brividi", perché aveva paura. Durante le storie raccontate attorno al fuoco di notte, quando venivano narrate storie da brivido, la gente a volte diceva: "Oh, questo mi fa venire i brividi." Il figlio minore stava seduto in un angolo ad ascoltare, confuso. Continuano a dire: "Mi fa venire i brividi." Ma io non sento nulla, pensava. Deve essere qualcosa che non capisco. Un giorno il padre disse al figlio minore: "Ascolta, tu lì in angolo, stai crescendo e diventando più forte, e devi imparare qualcosa per guadagnarti da vivere. Guarda tuo fratello, lavora sodo, mentre tu non guadagni nemmeno il tuo pane." Il figlio minore rispose: "Beh, padre, voglio imparare qualcosa. Infatti, mi piacerebbe imparare a venire i brividi, visto che non lo capisco affatto." Il fratello maggiore rise di questo e pensò: "Mio Dio, mio fratello è proprio un idiota. Non sarà mai buono per nulla. Se vuoi essere utile, devi cominciare a imparare presto." Il padre sospirò e disse: "Presto imparerai cosa significa venire i brividi. Ma non guadagnerai da vivere in questo modo." Non molto dopo, il sacrestano venne a far visita e il padre si lamentò di quanto fosse lento il figlio minore e di quanto non imparasse nulla. "Pensa", disse, "quando gli ho chiesto come avrebbe guadagnato da vivere, ha addirittura voluto imparare a venire i brividi." Il sacrestano rispose: "Se è solo questo che vuole, posso insegnarglielo. Mandalo da me e presto lo aiuterò." Il padre fu contento e pensò: "Questo gli darà una lezione." Così il sacrestano portò il figlio minore a casa sua e il ragazzo dovette suonare la campana della chiesa. Alcuni giorni dopo, il sacrestano lo svegliò a mezzanotte e gli disse di salire nel campanile e suonare la campana. "Presto imparerai cosa significa venire i brividi", pensò il sacrestano, e andò segretamente davanti a lui. Quando il ragazzo raggiunse la cima del campanile e si voltò per afferrare la corda della campana, vide una figura bianca in piedi sulle scale vicino all'apertura. "Chi c'è?" urlò, ma la figura non rispose e non si mosse. "Rispondi, mio vattene. Non hai nulla da fare qui di notte", chiamò. Il sacrestano rimase fermo affinché il ragazzo pensasse che fosse un fantasma. Il ragazzo chiamò una seconda volta: "Cosa vuoi qui? Parla se sei una brava persona, altrimenti ti butto giù per le scale." Il sacrestano pensò: "Non può essere così cattivo come sembra." Così rimase in silenzio e si fermò come una statua. Quando il ragazzo chiamò per la terza volta senza ricevere risposta, corse contro la figura e la spinse giù per le scale, facendola cadere per 10 gradini e atterrare in un angolo. Poi suonò la campana, tornò a casa e, senza dire una parola, andò a letto e si addormentò. La moglie del sacrestano aspettò a lungo il ritorno del marito, ma lui non tornò. Alla fine si preoccupò e svegliò il ragazzo chiedendo: "Sai dove si trova mio marito?" "È salito nel campanile prima di te." "No, non lo so", rispose il ragazzo. "Ma c'era qualcuno in piedi vicino all'apertura
e poiché non rispondeva né se ne andava, pensavo che stesse facendo qualcosa di male e l'ho buttato giù per le scale. Vai a vedere se era lui. Spero di no. La donna corse e trovò suo marito che gemette in un angolo con una gamba rotta. Lo portò giù e poi corse dal padre del ragazzo urlando: «Tuo figlio ha causato un grande disastro. Ha buttato mio marito giù per le scale e gli ha rotto la gamba. Togli questo nulla facente dalla nostra casa». Il padre rimase scioccato e corse a sgridare il ragazzo. «Quali malefici sono questi?» urlò. «Il diavolo deve aver messo queste idee nella tua testa, padre», rispose il ragazzo. «Ti prego, ascoltami. Sono innocente. Lui era lì di notte come se volesse fare qualcosa di sbagliato. Non sapevo chi fosse e gli ho chiesto 3 volte di parlare o di andarsene. Ah, disse il padre, hai solo problemi. Toglimi di vista. Non voglio più vederti. Sì, padre, me ne andrò volentieri, ma aspetta fino a domani. Poi andrò a imparare a venire i brividi e almeno capirò una competenza che mi sarà utile, disse il ragazzo. Impara quello che vuoi, disse il padre. Per me è lo stesso. Ecco 50 talleri per te. Prendi questi soldi e vai nel mondo, ma non dire a nessuno da dove vieni o chi è tuo padre, perché mi vergogno di te. Sì, padre, farò come desideri. Se è quello che vuoi, me lo ricorderò. Quando arrivò il mattino, il ragazzo mise i suoi 50 talleri in tasca e partì lungo la strada, ripetendosi continuamente: «Se solo potessi venire i brividi. Se solo potessi venire i brividi». Presto un uomo passò e lo sentì parlare da solo. Dopo aver camminato un po' più in là e potuto vedere il patibolo, l'uomo disse: «Guarda, c'è l'albero dove 7 uomini hanno sposato la figlia del boia e ora stanno imparando a volare. Siediti sotto di esso e aspetta finché non fa buio e imparerai a venire i brividi». «Se è tutto qui», disse il ragazzo, «posso farlo facilmente». «Ma se imparo a venire i brividi così in fretta, puoi avere i miei 50 talleri. Basta che torni da me domani mattina». Così il ragazzo si sedette sotto il patibolo e aspettò fino a sera. Faceva freddo, così accese un fuoco. A mezzanotte il vento soffiava così forte che anche con il fuoco non riusciva a scaldarsi. Guardava gli impiccati oscillare nel vento e pensava: «Se io tremo qui sotto, quanto freddo devono avere lassù». Avendo pietà di loro, salì, li disfece e li portò giù tutti e 7. Poi alimentò il fuoco, soffiò su di esso e li mise tutti intorno per scaldarsi. Ma loro rimasero fermi e non si muovevano, e il fuoco iniziò a bruciare i loro vestiti. «Fate attenzione, o vi riappenderò», li avvertì. Ma i morti non lo sentirono. Lasciarono semplicemente bruciare i loro vestiti. Si arrabbiò e disse: «Se non vi prendete cura di voi, non posso aiutarvi. Non brucerò con voi». Così li appese uno per uno. Dopodiché si sedette di nuovo vicino al fuoco e si addormentò. La mattina seguente l'uomo tornò indietro e voleva i suoi 50 talleri. «Allora, sai come venire i brividi?» chiese. «No», rispose il ragazzo, «come potrei?» Quei tizi lassù non dissero una parola e furono così sciocchi da lasciare bruciare i loro vestiti. L'uomo vide che non avrebbe ottenuto i 50 talleri quel giorno e se ne andò, dicendo: «Non ho mai incontrato un ragazzo come te prima». Il ragazzo continuò il suo cammino, ripetendosi di nuovo: «Ah, se solo potessi venire i brividi. Ah, se solo potessi venire i brividi». Un carrettiere che camminava dietro di lui sentì e chiese: «Chi sei?» «Non lo so», rispose il ragazzo.
Il carrettiere chiese: Da dove vieni? Non lo so. Chi è tuo padre? Non posso dirtelo. Di cosa parli sempre? Ah, disse il ragazzo. Desidero solo poter venire i brividi. Ma nessuno può insegnarmi come. Smettila di dire sciocchezze, disse il carrettiere. Vieni con me, ti troverò un posto. Il ragazzo andò con il carrettiere e la sera arrivarono in una locanda dove intendevano passare la notte. All'ingresso della sala, il ragazzo disse di nuovo ad alta voce: Se solo potessi venire i brividi. Se solo potessi venire i brividi. L'oste sentì e rise, dicendo: Se è quello che desideri, qui ci sarà sicuramente una buona opportunità. Oh, stai zitto, disse la moglie dell'oste. Così tante persone curiose hanno già perso la vita qui. Sarebbe un peccato se tali occhi belli non vedessero mai più la luce del giorno. Ma il ragazzo insistette: Non importa quanto possa essere difficile, io imparerò. Ecco perché sono venuto. Non lasciò riposare l'oste finché non gli raccontò di un castello infestato nelle vicinanze, dove chiunque potesse facilmente imparare cosa significasse venire ai brividi se solo trascorresse 3 notti all'interno. Il re aveva promesso che chi avesse osato avrebbe vinto la mano della sua figlia, che era la più bella fanciulla del regno. C'erano anche grandi tesori nel castello, custoditi da spiriti maligni, e quei tesori avrebbero reso ricco un uomo povero. Molti uomini erano entrati nel castello, ma nessuno era tornato indietro. Così il ragazzo andò dal re la mattina seguente e disse: Se è permesso, passerò volentieri 3 notti nel castello infestato. Il re lo guardò e, trovandolo piacevole, disse: Puoi portare con te 3 cose nel castello, ma devono essere oggetti inanimati. Il ragazzo rispose: Allora voglio un fuoco, un tornio e un tagliere con un coltello. Il re fece portare questi oggetti nel castello per lui durante il giorno. Con l'avvicinarsi della notte, il ragazzo andò in una delle stanze, accese un bel fuoco, posò il tagliere e il coltello nelle vicinanze e si sedette vicino al tornio. Ah, se solo potessi venire i brividi, disse, ma non imparerò nemmeno qui. A mezzanotte, mentre stava sistemando il fuoco, udì improvvisamente una voce da un angolo. Ahi miao! Quanto freddo abbiamo! Idioti! Urlò. Perché piangete? Se avete freddo, venite a sedervi vicino al fuoco e scaldarvi. Appena disse questo, 2 grandi gatti neri saltarono e si sedettero da entrambi i lati di lui, fissandolo con gli occhi ardenti. Dopo essersi scaldati un po', dissero: Compagno, giochiamo a carte. Perché no? Rispose lui. Ma prima fatemi vedere le vostre zampe. Allungarono gli artigli. Oh, disse, che unghie lunghe avete. Aspettate, devo tagliarvele. Poi li afferrò per la gola, li mise sul tagliere e sistemò le loro zampe. Ho guardato le vostre dita, e ora ho perso la voglia di giocare a carte, disse e li uccise entrambi, gettandoli nell'acqua. Una volta liberatosi di quei 2, e stava per sedersi di nuovo vicino al fuoco, più gatti neri e cani neri con catene ardenti cominciarono a uscire da ogni angolo. Continuarono a venire fino a quando non riusciva quasi più a muoversi, facendo rumori orribili, e saltarono sul suo fuoco, cercando di spegnerlo. Li osservò in silenzio per un po', ma quando andarono oltre, afferrò il suo coltello e urlò: Via, parassiti! E cominciò a colpirli. Alcuni scapparono, mentre lui uccise altri e li gettò nel laghetto. Dopo tornò al suo fuoco e cominciò a scaldarsi di nuovo. Ma presto gli occhi cominciarono a chiudersi e si sentì assonnato. Si guardò intorno e vide un grande letto in un angolo. Sembra perfetto per me, disse e vi si arrampicò.
Proprio mentre stava per chiudere gli occhi, il letto cominciò a muoversi da solo e rotolò per tutto il castello. Bene, disse, ma vai più veloce. Il letto rotolò come se 6 cavalli lo tirassero, oltre soglie e scale. Improvvisamente si ribaltò e atterrò su di lui come una montagna. Ma lui lanciò in aria coperte e cuscini, uscì e disse: «Ora chiunque voglia può guidare», e si sdraiò di nuovo vicino al suo fuoco, addormentandosi fino al mattino. Quando il re arrivò il giorno successivo, trovò il ragazzo sdraiato per terra e pensò che gli spiriti maligni lo avessero ucciso. «Che peccato per un giovane così bello», disse. Il ragazzo lo sentì e si alzò dicendo: «Non ancora». Il re rimase stupito ma molto felice e chiese come era andata. «Molto bene», rispose il ragazzo. «È trascorsa una notte. Anche le altre 2 passeranno altrettanto facilmente». Poi andò dall'oste, che era molto sorpreso, e disse: «Non mi aspettavo di rivederti vivo». «Hai già imparato a venire i brividi?» «No», rispose, «è tutto inutile. Se solo qualcuno me lo dicesse». Nella seconda notte tornò nel vecchio castello. Si sedette vicino al fuoco e ricominciò il suo solito lamento. «Se solo potessi venire i brividi». Quando colpì la mezzanotte, ci fu un forte rumore, un suono di schianto che iniziò basso e crebbe sempre più forte. Poi ci fu un momento di silenzio e all'improvviso, con un urlo forte, mezzo uomo cadde giù dal camino e atterrò davanti a lui. «Ehi!» esclamò, «non è abbastanza. Dov'è l'altra metà?» Altri rumori seguirono e presto anche l'altra metà scese. «Aspetta», disse, «lascia che alimenti il fuoco per te». Una volta fatto questo e guardando indietro, le 2 metà si unirono per formare un uomo orrendo che sedeva davanti a lui. «Questa non fa parte del nostro accordo», disse il ragazzo, «la panchina è mia». L'uomo cercò di spingerlo via, ma il ragazzo non gli permise. Lo spinse via con tutte le sue forze e tornò a sedersi sulla panchina. Altri uomini caddero giù, uno dopo l'altro. Portarono 9 gambe di morti e 2 teschi, mettendoli in fila per giocare a birilli. Il ragazzo voleva unirsi e chiese: «Ehi, posso giocare con voi?» «Sì, se hai dei soldi». «Ne ho tanti», disse, «ma le vostre palle non sono proprio rotonde». Così prese i teschi, li mise sul tornio e li girò finché non diventarono rotondi. «Ecco, ora rotoleranno meglio», disse. «Urrà! Ora possiamo divertirci». Giocarono insieme e lui perse un po' di soldi. Ma quando l'orologio colpì le 12, tutto scomparve dalla vista. Si sdraiò e si addormentò tranquillamente. La mattina successiva il re tornò di nuovo a controllarlo. «Com'è andata questa volta?» chiese. «Ho giocato a birilli», rispose, «e ho perso qualche moneta. Non hai avuto paura?» «Cosa?» rispose. «Mi sono divertito un sacco. Se solo sapessi cosa significa venire i brividi». Nella terza notte si sedette di nuovo sulla sua panchina e disse tristemente: «Se solo potessi venire i brividi». Man mano che si faceva tardi, 6 uomini alti entrarono portando una bara. «Ah, ah! Deve essere il mio cuginetto, che è morto solo pochi giorni fa», disse agitando il dito. «Vieni qui, cuginetto». Misi giù la bara e lui si avvicinò, alzò il coperchio e trovò un uomo morto dentro. Sentì il suo volto, ma era freddo come il ghiaccio. «Aspetta», disse, «ti scalderò un po». Andò al fuoco, scaldò la mano e la posò sul volto del morto, ma lui rimase freddo. Così prese l'uomo,
lo mise vicino al fuoco e gli strofinò le braccia per far riprendere la circolazione. Quando questo non funzionò, pensò: quando due persone giacciono insieme nel letto, si scaldano a vicenda. Portò il morto nel letto, lo coprì e si sdraiò accanto a lui. Presto il morto divenne caldo e cominciò a muoversi. «Guarda, cuginetto, non ti ho scaldata», disse il ragazzo. Ma il morto si alzò e urlò: «Ora ti strangolerò». «Cosa?» esclamò il ragazzo. «È così che mi ringrazi». «Torni nella tua bara». Lo prese e lo gettò di nuovo dentro, chiudendo il coperchio. Poi i 6 uomini ripresero la bara. «Non riesco ancora a venire ai brividi», disse il ragazzo. «Non imparerò mai qui». Poi entrò un uomo che era più alto di tutti gli altri e appariva terribile. Era vecchio, con una lunga barba bianca. «Tu miserabile», urlò, «presto imparerai cosa significa venire ai brividi, perché morirai». «Non così in fretta», rispose il ragazzo. «Se devo morire, dovrei avere voce in capitolo». «Ti prenderò presto», disse il vecchio. «Facile ora». «Non parlare così, sono forte quanto te, forse anche più forte». «Lo vedremo», disse il vecchio. «Se sei più forte, ti lascerò andare, vieni, proviamo». Poi portò il ragazzo attraverso passaggi bui fino a una fucina, afferrò un'ascia e colpì un'incudine nel terreno con un solo colpo. «Posso fare meglio di così», disse il ragazzo, e afferrò un'altra ascia. Il vecchio si avvicinò per osservare, e la sua barba pendeva. Il ragazzo brandì l'ascia, divise l'incudine con un colpo e catturò la barba del vecchio. «Ora ti ho», disse il ragazzo. «Ora tocca a te morire». Prese una barra di ferro e colpì il vecchio finché non gemette e implorò di fermarsi, promettendo ricchezze straordinarie. Il ragazzo estrasse l'ascia e lo lasciò andare. Il vecchio lo riportò nel castello e gli mostrò 3 bauli pieni d'oro. «Di questo», disse, «una parte è per i poveri, un'altra per il re e l'ultima è tua». Proprio in quel momento l'orologio colpì le 12 e lo spirito svanì, lasciando il ragazzo nell'oscurità. «Posso ancora trovare la mia strada d'uscita», disse, cercando finché non trovò la stanza e si addormentò vicino al suo fuoco. La mattina seguente il re venne e chiese: «Ora dovresti aver imparato cosa significa venire ai brividi». «No», rispose. «Cosa può essere?» «Il mio cuginetto era appena qui. E poi un vecchio è venuto e mi ha mostrato un sacco di soldi. Ma nessuno mi ha detto cosa significasse venire ai brividi». «Beh», disse il re, «hai liberato il castello e puoi sposare mia figlia». «Questo è fantastico», disse il ragazzo, «ma non so ancora cosa significhi venire ai brividi». L'oro fu portato su e il matrimonio fu celebrato. Ma non importa quanto il giovane re amasse sua moglie e quanto fosse felice, diceva sempre. «Se solo potessi venire ai brividi, se solo potessi venire ai brividi». Questo alla fine la turbò. La sua cameriera disse: «Troverò un modo per aiutarlo. Presto imparerà cosa significa venire ai brividi». Andò al ruscello che scorreva attraverso il giardino e riportò un secchio pieno di pesciolini. Quella notte, mentre il giovane re dormiva, le tirò via le coperte e rovesciò il secchio di acqua fredda con i pesci su di lui, facendoli saltare. Si svegliò esclamando: «Oh, cosa mi fa venire i brividi? Cosa mi fa venire i brividi, cara moglie? Ah! Ora so cosa significa venire i brividi». Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.